Ci troviamo alla Casa Museo Pietro Ghizzardi, la casa in cui il pittore Pietro Ghizzardi ha vissuto gli ultimi 10 anni della sua vita e che raccoglie oggi la maggiore collezione delle sue opere. Pietro Ghizzardi è oggi considerato uno dei maggiori artisti outsider a livello europeo. È stato un artista chiaramente irregolare, autodidatta, che per quasi tutta la vita ha fatto il contadino dipingendo però ogni singolo giorno. Alla metà degli anni 60 la sua opera è stata scoperta da Cesare Zavattini e da quel momento Ghizzardi si è potuto dedicare finalmente solo alla pittura e in seconda battuta anche alla scrittura. Oggi vi raccontiamo un'opera che è questa alle mie spalle, il ritratto della cantante italo-francese Dalida. Per chi conosce la produzione di Ghizzardi, in particolare i soggetti femminili degli anni 40, 50 e anche 60, è lampante la differenza rispetto a questo soggetto. Il trattamento di Dalida, infatti, del suo volto, della sua fisionomia è molto più blando, i segni che percorrono il suo viso sono molto meno incisivi e aggressivi rispetto a quelli della ritrattistica ghizzardiana a cui normalmente si è abituati. Questo principalmente per due ragioni. Da un lato probabilmente perché Ghizzardi registra nella sua ritrattistica femminile i cambiamenti sociali che si riverberano sulla donna, quindi di conseguenza le donne degli anni 50 avevano forse una durezza ed un piglio diverso e forse meno rilassato e blando rispetto a quello delle donne degli anni 70. In seconda battuta poi Dalida non è una donna comune, è una star. Tant'è che se osservassimo altri ritratti coevi, cioè sempre della metà degli anni 70, che però Ghizzardi realizza dal vivo oppure di sua fantasia di donne comuni, popolari, ci accorgeremmo che riappare quel tratto forte e intenso della ritrattistica delle origini. Allo stesso tempo però Dalida in questo ritratto è immersa nella natura, vediamo alle sue spalle delle frasche e soprattutto due uccellini, soggetti che normalmente Ghizzardi inserisce proprio per ingentilire la rappresentazione e in questo modo costruendo anche un'analogia che segnala il legame benigno fra la natura e la donna. Un altro elemento abbastanza dirompente rispetto alla produzione di Ghizzardi a cui molti sono abituati è senz'altro anche la tavolozza. Vediamo infatti in una delle prime rappresentazioni questo giallo così vivace e così intenso che compare proprio dalla metà degli anni 70 perché da quel momento Ghizzardi ibrida la sua tavolozza con colori chimici, quindi accanto ai colori che lui da sempre produce da solo, cioè per esempio traendoli dalla pietra tritata oppure dalla caligine della stufa o dalle erbe, arricchisce appunto questi elementi con la tempera e i colori a cera e anche ad olio. E quindi proprio qui vediamo l'introduzione di questa novità. Grazie per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo appuntamento.